che questo seme, che è un puntino, si apre piano piano fino a creare, in modo del tutto proprio naturale, questi chiamiamoli questi fiori. Questo pezzo viene messo nel forno a circa 900 gradi e poi viene estratto. In questo caso qua abbiamo 1 chilo di argilla che serve per realizzare dei manufatti. Quando si fanno i corsi si parte circa da 500 grammi, quindi tutto 100% materiale trentino. Io sono un ceramista trentino, abito ad Ala e qui svolgo la mia attività come ceramista. Ho iniziato ad approcciarmi all'arte soprattutto come mosaicista e come vetraio, soprattutto nella lavorazione del vetro. Quindi ho fatto dei corsi, ovviamente sono andato a Murano, sono andato in centro Italia, insomma, dove lì ho imparato e soprattutto ho fatto tanta esperienza personale. Bene, la prima cosa che va fatta è dobbiamo impastare l'argilla a mano, come abbiamo fatto prima, su una base di legno o una base di gesso. Poi si blocca la pallina. In questo caso qua abbiamo 1 chilo di argilla che serve per realizzare dei manufatti. Quando si fanno i corsi si parte circa da 500 grammi. Su alcune tecniche, come la tecnica della lavorazione a caldo, vetrofusione, la lavorazione delle murrine, quindi il cannello, e poi dopo tutto quello che era legato anche alla lavorazione del mosaico, sia in pasta vitrea e marmo e pietre naturali, quindi però lì si va già sul campo dell'arte musiva. Nel 2008 ho deciso di licenziarmi e di aprire un'attività mia personale. Questa attività mia personale si chiamava Ivari, che è nata nel 2008 con lo scopo di creare dei complementi d'arredo in vetro fuso. Questi complementi d'arredo in vetro fuso erano dei complementi molto particolari perché io riciclavo il vetro prodotto durante la lavorazione delle lastre. Io riciclavo questo vetro macinandolo, creando delle graniglie e dei filamenti particolari per creare poi quello che sarebbe stato l'aspetto decorativo, e ho anche vinto il premio artigiano in quell'anno. Questo sistema è un sistema che si chiama cono, serve per realizzare con velocità, con rapidità e soprattutto la praticità anche per poter realizzare queste tazzine da caffè. Queste sono le mie tazzine da caffè. Questo sistema mi permette di poter lavorare con poca terra su un cono, perché immaginate di avere una pallina di 200 grammi sul piattello del tornio, sarebbe difficile da lavorare, anche da staccare. In questo modo qua è molto più semplice. Con questo posso realizzare anche altre tazze. Questa è già più semplice, potrei realizzarla direttamente sul piattello del tornio oppure usando questo sistema. Questa in particolare è stata creata con degli smalti particolari perché sono cenere di pino vedrense, e poi c'è della dolomia e quarzo che ho ritrovato in montagna, quindi tutto 100% materiale trentino. Quando realizzo un manufatto, a volte mi dà soddisfazione, a volte invece
è fonte di tanto lavoro, di tanti sbagli. Sperimento tantissimo, quindi faccio, tanto per capirci, delle piastrelle, prendo le materie prime che sono sabbia, può essere la sabbia da fiume, la cenere del della cucina, dove le uova, prendo i gusci delle uova, creo il carbonato di calcio. Tutti questi esperimenti che mi portano via tantissimo tempo e anche tante risorse, a volte danno delle soddisfazioni. Si arriva col tempo, insomma. Creare uno smalto personale che è un rivestimento vetroso su un manufatto mi dà tantissima gioia, perché io quando arrivo al prodotto finito, dietro a monte c'è tantissimo lavoro. Questa è la lucidatura. Sto steccando il pezzo con una spatola in osso. Questo è un metodo, è un sistema che uso per lucidare. Poi si può usare anche la pietra d'agata. Questo oggetto viene parzialmente lucidato per creare degli effetti come di chiaroscuro. Questa tecnica, e come anche questa tecnica, che questa si vede molto bene, si chiama kurinuki, una tecnica molto antica giapponese, serve per fare in questo caso delle ciotole da tè, che poi verranno cotte con un'altra tecnica giapponese molto antica che si chiama raku, il raku originale, però quello giapponese, che è molto molto diverso dal raku americano, che faccio anche quello, insomma, che quello è solo, diciamo così, scopo artistico. Questo invece proprio si fanno dei complementi di stoviglieria praticamente. E poi vengono reinvestiti con dello smalto, uno smalto particolare a base di cenere. Quindi adesso con tutto questo avvento diciamo, di Instagram, dove tutte le persone preparano e realizzano e cercano anche di vendere i loro prodotti, tante persone, quello che mi viene anche chiesto a me, fanno un corso base, magari ne fanno 2 e poi iniziano subito a vendere i loro prodotti perché si sentono già un ceramista fatto e finito. Invece in realtà è un percorso molto lungo, quindi ci vogliono non solo diversi corsi, ma bisogna fare tanta pratica, sbagliare tanto e poi con la pratica si arriva anche poi ad avere il proprio prodotto e iniziare la vendita. Quindi infatti io ho anche dei percorsi molto lunghi e seguo anche delle persone che poi dopo un domani vogliono aprire un'attività personale per la vendita dei prodotti. Allora, qui ho un piccolo campionario di alcune tecniche che io realizzo e insegno. Questo si chiama sagar, viene tutto applicato su crudo, su biscotto, quindi il pezzo è bianco, già cotto, viene tutto montato, diciamo, legato anche in qualche modo, tipo una specie di cartoccio. Poi viene ricoperto in parte con dell'argilla naturale, cruda, e poi tutto avvolto nell'alluminio. Questo pezzo viene messo nel forno a circa 900 gradi e poi viene estratto quando ancora è abbastanza caldo, insomma. Poi quando è freddo si apre e poi otteniamo tutti questi effetti. Ad esempio questa è la banana, questo è il filo di rame, del semplice filo di rame, questa è la paglietta, questo è il sale, in questo caso rosso è dato dal cloruro ferrico, che crea tutto, diciamo così, delle cose un po' particolari. Queste sfumature sono, diciamo, io chiamo vapori colorati che girano all'interno del nostro cartoccio. Lo stesso discorso vale per questo è il sagar rosso e questo è il sagar blu, che è una cosa molto particolare al cobalto, e in Italia siamo in pochi a farlo, insomma è una cosa anche difficile da ottenere, insomma, perché dobbiamo salire parecchio con le temperature ed è anche difficile da gestire. Ci vuole una certa conoscenza per riuscire a realizzare il blu, perché tende un po' così a scomparire. Questo è stato fatto e realizzato a Colombino, che è una tecnica, si fanno dei salsicciotti, che poi viene montato a spirale. È quello delle terre sigillate, che in parte si lega alla ceramica greca, la ceramica aurinzia e quella romana, insomma. Però in questo caso in chiave moderna, quindi io realizzo il manufatto, lo copro con la terra decantata e poi faccio la riduzione, quindi lo metto in un forno
Invece che lasciarlo, come sarebbe di tradizione, insomma 2-3 giorni nel forno finché si cuoce, io in 40-50 minuti lo porto a 160 gradi e poi con degli strumenti, cioè con delle pinze e ovviamente ho anche un abbigliamento adeguato, apro il forno a 160 gradi e lo estraggo. E qui viene massaggiato con dell'erba verde. Questo è un sistema che io uso così, praticamente lo metto poi su una base di pietra generalmente e poi mi avvicino con i guanti ovviamente con dell'erba verde e lo massaggio. L'erba verde, come tocca il pezzo, rilascia del fumo e mi va ad annerire tutte queste micro cavillature che si formano dovute allo shock termico, perché il pezzo ovviamente si raffredda velocemente, sulla superficie si spacca e questa terra sigillata, che è molto sensibile, crea tutte queste microfatture che poi vengono messe a rilievo dal nero fumo che penetra. Questo è il raku moderno, questo è il raku tradizionale. La differenza è che questo ha secoli di tradizione, questo ha qualche decina d'anni di tradizione. Sono due tecniche molto diverse. Questa serve per creare delle tazze da tè, per la cerimonia del tè legata alla cultura giapponese, perché ci sono anche dei musei in Giappone, cioè quindi per loro è molto importante questo tipo di tazza creata in un certo modo, lavorata in un certo modo e ha, diciamo, più indicativamente questi colori, vanno dal bianco al nero al rosso. Poi negli anni 60 gli americani hanno, che erano ceremonisti un po' sperimentali, insomma, ideato e creato, partendo da, comunque si sono ispirati, non è la stessa cosa, si sono ispirati a questa tecnica, hanno proprio preso ispirazione per creare un qualcosa di simile. È stato chiamato sempre raku americano, e si ottengono, questi sono dei lustri. Per ottenere questi effetti qui ci va dentro del metallo. Un'altra tecnica ancora particolarmente interessante è quella del crine di cavallo. Questo è un pezzo, questo è il colore dell'argilla, sempre a 800 gradi, viene estratto il pezzo e poi viene applicato il crine di cavallo. Il crine di cavallo, come tocca la superficie, si attacca, lascia la sua impronta e a volte anche, come si vede qua, la fumata. Questa è una tecnica molto particolare, anche questo è un oggetto decorativo, questo è un complemento d'arredo e questi, chiamiamoli così, fiori non sono altro che dei semi di zinco e quarzo. Qui si parla di temperature altissime, si parte da 1300 gradi e poi si va in discesa con degli stazionamenti molto prolungati, ad esempio 1050, 4 ore, si fanno degli stazionamenti di raffreddamento talmente lento che questo seme, che è un puntino, si apre piano piano fino a creare in modo del tutto proprio naturale questi, chiamiamoli, questi fiori. Siccome per me è importante essere proprio iscritto all'Associazione Artigiani Trentini, su questo faccio un po' di pubblicità, però è vero, perché è un ambiente molto stimolante, è un evento importante dove c'è un confronto anche non solo fra artigiani ma anche proprio fra associazioni degli artigiani e artigiano. Per me artigiano vuol dire dare la possibilità alle persone di poter ammirare e anche acquistare ovviamente o imparare a realizzare un oggetto in argilla. Questa è una cosa estremamente importante per me.